Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio iniziare una rubrica a cui penso da tanto tempo e una rubrica in cui credo molto. Ho voluto intitolarla 100 Happy Days Movie Edition perché tempo fa ho fatto un gioco che si chiamava appunto 100 Happy Days, che praticamente ti faceva capire come trovando anche una sola piccola cosa durante una giornata anche molto faticosa, molto brutta, una cosa felice, una cosa di cui essere felice, tutta la giornata potesse andare meglio. Quindi lo scopo di questa rubrica è dare un momento di felicità, qualche ora di felicità, con dei film che possono farci star bene. E ovviamente non potevo non iniziare questa rubrica con il mio film preferito, che è arrivato su questo canale grazie alla collaborazione che ho fatto con Antonio Cianci. Saprà che il mio preferito è Forrest Gump. Forrest Gump è un film ricco di buoni sentimenti e un film ricco di una grande carica di motivazioni. Forrest è un ragazzino, all'inizio del film, un ragazzino che scopriamo avere dei problemi, in quanto il suo quoziente intellettivo è inferiore alla media. Ma durante tutto il corso del film, durante tutto il corso della sua storia, che è una grandissima allegoria, sono tantissime esperienze di vita condensate nella vita di un'unica persona, seguiamo le sue vicende scoprendo tantissimo della natura umana grazie a Forrest. Ma perché Forrest può aiutarci in questi 100 Happy Days? Quali sono gli insegnamenti che Forrest Gump ci può dare? Prendendo una citazione del film, la vita ci insegna che noi dobbiamo fare il meglio che possiamo con quello che ci è concesso. Dal film emerge una sorta di dovere morale verso noi stessi a rendere le nostre vite straordinarie, il più possibile con quello che abbiamo e con quello che ci capita nella vita. Forrest ci insegna che con la giusta motivazione chiunque di noi può raggiungere dei grandi obiettivi. C'è una sequenza bellissima nel film in cui lui bambino si libera dei tutori che gli tengono costrette le gambe, e questa è una bellissima metafora della vita che ci fa capire che quando noi ci sentiamo legati da qualche cosa, dalle paure, dalle ansie, possiamo liberarcene e vivere meglio la nostra vita, correre e correre come il vento che soffia. Forrest Gump inoltre è un film che ci insegna il grandissimo valore che hanno i rapporti umani. Partendo dall'amicizia, per esempio, il personaggio di Bubba, semplice e dolcissimo ragazzo, fa sentire Forrest veramente a casa. L'affetto che Forrest ha per lui è come quello che ci potrebbe essere con un fratello, con un membro della famiglia, cioè ci fa capire come tante volte gli amici sono i fratelli che ci scegliamo. L'amicizia invece che c'è tra Forrest e il tenente Dan è un'amicizia totalmente diversa. Il tenente Dan all'inizio, quando succede una particolare cosa, arriva quasi ad odiare Forrest, ma poi tutto quest'odio si tramuta in un grande rispetto e in un grande affetto, perché Forrest gli ha fatto il dono più grande che ci sia, ovvero il dono della vita. Parlando poi degli affetti familiari, si può dire senz'altro che la madre, che qui è un personaggio chiave dello sviluppo psicofisico del ragazzino che diventerà un uomo, è una donna forte, imprescrutabile. Lei è un grandissimo esempio per le famiglie che hanno a che fare con delle persone che hanno delle disabilità più o meno gravi, perché l'unico obiettivo che lei aveva era dare al figlio una vita dignitosa, una vita decente, e che lui non si sentisse mai da meno. Voleva che lui vivesse al meglio che poteva. In ultimo, se vogliamo parlare dei temi dell'amore, troviamo Jenny, il personaggio chiave di tutto il film, il personaggio per cui Forrest vive quasi il suo unico e grande eterno amore. Una bambina che diventa donna nel dolore, una persona che ci fa capire quanto tante volte i genitori possano formare in modo negativo la vita. Jenny per tutta la vita scappa da qualcosa che all'inizio lei pensa essere semplicemente delle situazioni che non le stanno bene, ma in realtà lei continua a scappare da se stessa. Può andare dove vuole, ma i problemi la seguiranno sempre, perché i problemi sono dentro di lei. Quindi il personaggio di Jenny ci fa capire che tante volte ci sono determinati problemi che non possono essere affrontati da soli. Jenny avrebbe avuto bisogno di qualcuno che la aiutasse a superare i traumi che ha avuto
quando era bambina. Il film ci insegna come noi dovremmo agire in una situazione del genere. Ci insegna che chiedere aiuto non è una sconfitta. Chiedere aiuto a volte è l'unica cosa che ci può far star meglio. È molto molto bella anche la scena poi in cui lei fugge una nuova volta da Forrest e Forrest per la prima volta fa qualcosa per se stesso, ovvero si mette a correre senza un motivo, inizia a correre perché gli andava. E in questo caso il film ci insegna un'altra cosa ancora, ci insegna che nonostante tante volte vogliamo magari fare tanto per gli altri, qualche volta è bene anche fare qualcosa per noi stessi, perché è importante volersi bene, fare qualcosa che ci fa star bene a noi. Quindi Forrest Gump è un film che insegna tanto e per me lo insegna bene. È un film che quando finalmente lo capisci si insinua nella tua mente e non ti lascia più, perché è uno di quei film che ti rimane nel cuore. Per concludere vorrei dire una cosa: la felicità non arriva da sola, la felicità va rincorsa come se fosse una piuma che vola via nel vento. Bisogna rincorrerla, prenderla e afferrarla, perché ognuno di noi può raggiungerla capendo che i propri gesti quotidiani, quello che pensiamo, il nostro status mentale può farcela raggiungere. Quindi un saluto e un bacione a tutti quanti e grazie per avermi seguito.